Aggiornamenti. Allora, sono appena tornata dalla prima lezione di User Evaluation Studies. Sembra abbastanza interessante. Insomma, sono cose utili che è importante sapere per the field I want to work in. Appunto, il prof non avremo la professoressa principale di cui mi sono lamentata già altre volte, ma ci sarà un suo PhD student che appunto farà la maggior parte delle lezioni. Oggi mi sono trovata abbastanza bene con il suo metodo di insegnamento, quindi ci piace. Nel mentre ieri e oggi ho avuto i 2 colloqui, i 2 interviews. Sono entrambi andati abbastanza bene, anzi, cioè bene. Il primo di lunedì appunto era meno utile, nel senso che appunto era per un tirocinio non pagato, e quindi cioè spenderei io soldi per andare fisicamente nell'ufficio. Però appunto, a parte che sarebbe un tirocinio per cui devo scrivere una mail all'ufficio che gestisce queste cose per chiedere se io potrei farlo in questo periodo oppure no, perché appunto il periodo di tirocinio è previsto al terzo semestre, quindi non al secondo, quindi non so neanche se potrei farlo, però in caso mi sembra di aver fatto un'impressione abbastanza buona alla persona con cui lavorerei effettivamente. Mi ha dato anche il case study che devo consegnare lunedì, quindi anche se non inizio a lavorare con loro adesso, possibilmente avrei già un posto dove fare l'internship da settembre. Però anche quella di oggi è andata bene, credo di aver fatto un'ottima impressione. L'azienda è a Copenaghen, però appunto io ho chiesto se era un problema, cioè ho detto chiaramente ho già perso un'opportunità lavorativa per il mio essere a Colding, nel vostro caso è un problema. Ho sottolineato la mia disponibilità ad andare in ufficio tutte le volte che è necessario, però la persona che mi ha fatto il colloquio, che anche in questo caso sarebbe la persona con cui lavorerei direttamente, mi ha detto guarda, per me non è assolutamente un problema, appunto la posizione è ibrida, quindi ci si organizza e non ti preoccupare, non è un deterrente per noi. E internamente in quel momento ho tirato un enorme respiro di sollievo, perché era la cosa che mi preoccupava di più. Però appunto da lei saprò settimana prossima. Dovevano ancora fare il colloquio a 2-3 persone e niente, davvero dita incrociate, perché sarebbe un'ottima opportunità, farei tante cose che voglio fare, cioè mi darebbe anche l'opportunità di toccare vari aspetti. Il tirocinio sarebbe principalmente social media management, invece in questo caso sì, sarebbe social media management ma anche gestione un po' del sito, email, un po' le grafiche, la branding identity, cioè andrei a toccare molti più aspetti, che sarebbe un po', cioè le ho anche detto, sarebbe un po' la mia situazione ideale, nel senso in cui riesco a toccare sia più le parti di grafica che marketing che web, quindi a dirla tutta, lezione alle 8:15 non è stato così male. Non è stato così male, nel senso mi aspettavo che sarei stata molto più stanca e che sarei collassata a metà, e invece ho fatto troppo la drammatica. Però ok, il prof sembra ok, cioè è l'1:30, io ho già pranzato, oggi c'è il sole, mi sembra davvero di avere comunque tutto il resto della giornata davanti, quindi di nuovo passeggiata, perché appunto mi sono promessa quest'anno che volevo muovermi un po' di più e camminare è gratis. Posso farlo quando voglio. Diciamo che appunto adesso che il tempo sta migliorando pian piano, ho anche un po' più di volontà, visto che cioè quando è tutto grigio, brutto, fa buio subito, non sono molto spronata, ecco.
Oggi la cucina di Martina Akolding offre torta salata, patate e porro e gorgonzola. Giorno dopo, ma anche oggi passeggiata, solo che in questo caso è una passeggiata funzionale, nel senso che era da un po' che volevo comprare uno di quei carrellini di metallo con 3 piani per disporre un po' le mie gomitole di lana e altre cose che ho in casa, e lo volevo prendere usato, cioè in realtà ho valutato anche di prendere nuovo, però ho detto aspetto di trovarlo usato. Da qualche settimana che vedevo su Marketplace, in realtà tanti erano sì a prezzi buoni ma molto lontani, nel senso che avrei dovuto comunque spendere abbastanza per poi raggiungere appunto il luogo di ritiro. E forse devo girare, forse no, vabbè, mi fermo un attimo. E questo invece era vicino e quindi lo sto andando a prendere a piedi. È stato abbastanza facile montarlo, ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti, però non ci metto già adesso le cose perché oggi c'è, diciamo, la seconda edizione di quell'evento al Nicolai Center, per cui ci si incontra ogni giovedì per fare l'uncinetto, però diciamo fanno di nuovo l'introduzione per persone nuove che vogliono iniziare, e c'è un po' di tè, un po' di dolcini, e adesso sì, vado con le mie amiche e penso che starò lì un'oretta e mezza, anche perché appunto oggi abbiamo avuto lezione tutto il giorno, cioè dalle 9:15 fino alle 3 lezione proprio. Io pensavo avremmo avuto un po' più laboratorio, invece era proprio lezione, quindi sì, voglio stare un po' a casa e non fare niente, e lo farò dopo aver mangiato qualche fetta di torta e fatto un po' l'uncinetto. Preparando, cioè devo uscire di casa tra 2 minuti per andare a cena con le mie amiche. Non è una cosa che facciamo praticamente mai. Una delle mie amiche ci ha proposto di andare a provare un piccolo ristorantino italiano di cui ha conosciuto i 2 proprietari, che sono italiani, quindi insomma dovrebbe essere almeno decente. E niente, insomma abbiamo deciso di dire vabbè andiamo, insomma non siamo uscite questa settimana, però abbiamo detto vabbè dai, questa cena ce la facciamo,
E ultimamente sto facendo molti outfit col rosso. Mi sento col rosso, non lo so. Penso mi prenderò una bella pizza, speriamo sia appunto buona, e faremo le nostre recensioni post serata. E niente. In questi giorni sto vivendo questa situazione orribile per cui ogni notifica che mi arriva sul telefono, se appunto non lo sto guardando, oppure se lo sto guardando, se è una notifica di una mail, la devo subito controllare e guardare, perché spero sempre che sia la mail che mi annuncia: ehi, abbiamo deciso di prendere te a lavorare qui da noi, il tuo colloquio è stato pazzesco e quindi ti vogliamo lavorare con noi. E davvero, cioè, ogni singola notifica devo per forza prendere, guardare subito il telefono e controllare che sia, se sia o no la mail che sto aspettando. Ed è così stressante. Non una bella situazione. Anche oggi a lezione subito prendevo il telefono così. Attendiamo, è proprio l'attesa. E vabbè, intanto questa settimana comunque ci sono delle cose positive da guardare, perché è ufficialmente la settimana santa italiana, cioè Sanremo, stasera inizia Sanremo, quindi me lo guarderò. Niente, non vedo l'ora che questo stress finisca, perché allora, Sanremo inizia tra qualche ora, ma io stavo guardando i biglietti per un altro evento molto importante. A me piace tantissimo il pattinaggio su ghiaccio, il pattinaggio di figura, e mi sarebbe piaciuto tantissimo, visto che comunque a febbraio dell'anno prossimo avrò già finito gli esami, eccetera, e comunque a Milano io posso andare anche in giornata tranquillamente, senza dover spendere i milioni per rimanere in zona durante le gare. Cioè mi ero iscritta ai tempi alla lotteria per i biglietti. Lotteria per i biglietti, cioè la lotteria per accedere e avere lo slot per comprare i biglietti sono 24 ore. E ho detto proviamo ad aprire per vedere quanto verrebbero, insomma, cioè mi aspettavo 200-300 euro. Io sono sconvolta. Io sono abbastanza perplessa da tutto ciò. Cioè, ok, guardando è perché i biglietti meno costosi sono già sold out, credo, però comunque. In questi giorni a Colding c'è un pop-up di tipo mini supermercato asiatico, e io e la mia conqui siamo andate e c'era abbastanza varietà, ma non c'era tutto quello che avrei voluto prendere. Per esempio cercavo i cubi per il curry giapponese e non li avevano, e poi se ci fosse stato il kit per fare il matcha, cioè il matcha ce l'ho, però appunto la cosa base,
lo spazzolino, non so come chiamarlo, tutte quelle cose lì, ci avrei fatto un pensierino. Però questo è quello che ho preso. Allora, io non sono un amante della maionese, però questa, che è la Kewpie Mayo, viene sempre nominata in giro, quindi l'ho presa e in caso poi la regalo alla mia conquilina. Ah, è proprio quella per fare doppia, cioè con l'incrocio. E, oddio, c'è anche un coso a stella, cioè se io apro posso fare le stelline di maionese. Interesting. Poi ho preso, che non li avevo mai provati, i ciappaghetti. Sono molto curiosa. Poi ho preso olio di sesamo, una busta di curry verde thailandese, 3 buste di udon. Questi sono la mia tipologia di noodles preferiti e venivano solo 2 euro a bustina, e tutti gli altri posti dove... ed è poco per qua, perché tutte le altre volte li vedevo a molto di più, e quindi felice. E poi dei soba per fare più, magari questa primavera, fare i noodle freddi e queste cose così. E niente, questo è tutto. Adesso non so se farmi degli udon, vedo cosa farmi per pranzo. Stamattina mi sono svegliata, ho acceso il telefono, ho visto le notifiche e primo messaggio aperto, notifica di LinkedIn, era la persona con cui ho fatto il colloquio ormai 2 martedì fa, che mi dice che hanno scelto un altro candidato, che hanno apprezzato appunto l'impegno, che sono una persona talentuosa, ma che hanno scelto qualcun altro. E io sono stufa di ripetere che sono stufa di questa cosa. Io ho dato letteralmente tutto quello che potevo, rispettavo quello che loro hanno dichiarato di star cercando nel loro candidato, tutte le cose su cui volevano lavorare io ero in grado di farle, avevo già esperienza o comunque ho basi in cose simili che mi avrebbero reso molto facile afferrare i concetti di questa cosa nuova che loro volevano fare. E appunto è sempre il discorso di io posso anche essere un candidato ottimo, una candidata ottima, però può sempre esserci qualcuno ancora meglio. E ho chiesto del feedback a cui devo ancora avere risposta, per capire cosa avrei potuto fare diversamente, cosa potrei migliorare per il mio futuro, però è davvero stancante. Nel mentre in questi giorni mi era arrivata una risposta per la candidatura che avevo inviato tempo fa, tipo a inizio dicembre, sì, 2 mesi fa, quindi dicembre. Ed è un lavoro interessante, devo fare questo case study, devo creare appunto un'idea di base della brand identity del marchio, e quindi un po' di idea di come la svilupperei io, perché voglio fare un rebrand. Ed è un po' anche una palla questo, nel senso, perché ci sta che un datore di lavoro voglia vedere, soprattutto per noi designer, come lavoriamo, quali idee avremmo per quel brand specifico, però allo stesso tempo sono ore di lavoro che non verranno mai retribuite, perché appunto sono solo per mostrare il tuo potenziale e appunto a meno che tu non venga scelto non, e purtroppo è una cosa molto diffusa nel cercare lavoro nell'ambito del design, però allo stesso tempo è da un po' che non lavoro a una brand identity, è una cosa che mi piace davvero tanto fare e ieri sera ho già iniziato un po' a svariare un attimo, quindi questa settimana focus su questa cosa. Lunedì prossimo mi sono
prenotata per il colloquio e vediamo come va. Questa è un'azienda invece non a Copenaghen ma ad Aarhus. E vedremo. Poi vabbè, oggi devo fare anche un'attività strana per la mia università, che è una ricerca di etnografia in cui io devo stare 20 minuti a osservare come la gente utilizza le casse automatiche del supermercato e devo trovare un modo per farlo senza non sembrare una pazza creep stalker. Vabbè. Sono anche un attimo tentata di utilizzarlo come non ricerca di etnografia, ma di scrittura creativa e inventarmi un po' le cose basandomi sulla mia esperienza personale. Ma vabbè, dai, magari faccio un po' l'osservazione, faccio un mix delle due, un po' osservazione, un po' metto la mia experience. Una delle mie coinquiline mi aveva detto, ah, se ti prendono il lavoro, ti prende qualcosa, però non ho avuto lavoro. Però mi ha detto, no, però te lo devo prendere lo stesso per tirare su del morale. Quindi ha preso queste Festivalbollen, non so la pronuncia corretta, scusate. Però sembrano molto buone. Adesso io me ne sono presa metà da mangiare un po' prima di andare a lezione. Ed è tipo un impasto simile alla sfoglia, con creme varie dentro. Questo dovrebbe essere caramello e cioccolato. E niente, c'è anche questa bella decorazione a fogliolina che ho appena devastato. Bella botta di zuccheri per caricarmi per la lezione. Non so bene cosa stia succedendo, ma è un po' strano. Per quell'evento che avevo menzionato, quindi la cena di Alfem che si terrà domani, adesso sto andando ad aiutare con la preparazione e da quello che ho capito io e una mia amica dovremmo fare delle meringhe vegane a forma di busto femminile. Pausa, sto lavorando al branding, appunto che sto facendo. Sono un po' stanca perché ieri abbiamo lavorato fino a tardi, però le meringhe almeno ho lasciato che erano ancora in cottura, però sembrano essere uscite bene, spero che andrà tutto bene stasera. Però nel mente mi è arrivata la lettera che stavo aspettando dalla mia pen pal americana. Niente, adesso me la apro, all'ora dello sbusto. All'ora dello sbusto. Ho quasi decapitato il cagnolino. E adesso me la leggo. I know that